e benvenuti in una nuova puntata della rubrica La Pilli di Storia. Oggi ci troviamo nel confine tra i territori comunali di Via Grande, Trecastagni e Zafferana, e precisamente in quello che è meglio conosciuto come Fleri, che prende il nome, Roberto? Sì, leggiamo l'attestazione più antica del toponimo. Il toponimo Freri, o Fleri, viene citato già nel 1437 e più esattamente in una concessione. Un certo Antonio Maugeri di Catania ad Antonio Maugeri viene concesso per 29 anni un fondaco che un tempo fu di Antonio di Lifreri, con uso della cisterna delle acque di Paparumetta, perché qui si trovava la chiesa di San Giovanni di Paparumetta e la cisterna noi crediamo sia proprio quella che in questo momento Giuseppe sta inquadrando. Sì. Si vede infatti che la struttura è molto antica. È molto antica e medievale. Una cisterna medievale. Oggi qui stanno zona che è oggetto di costruzioni, restauri, e qui molto probabilmente questo doveva essere la zona del fondaco. Questo fondaco che era concesso, che per tanto tempo fu di pertinenza di Antonio di Lifreri, quindi pensiamo che già nel 300 questo fondaco, esisteva. E Antonio di Lifreri, questa famiglia che molto probabilmente è la famiglia messinese dei Freri. Ecco perché il toponimo che da Freri diventerà Fleri. Frazione di Zafferana Etnea, sì, che si trova più in fondo. Si trova, sì, già siamo come avevo appena detto, ci troviamo proprio nel punto in cui confluiscono i confini di Trecastagni, Zafferana e Via Grande. La chiesa di San Giovanni di Paparometta viene citata per la prima volta da Niccolò Speciale nel racconto dell'eruzione del 1329, che formò poi il cono di Monterosso che sto inquadrando. E nel racconto degli eventi eruttivi di quei giorni si dice che i terremoti che annunciarono un po' questa eruzione buttarono a terra la chiesa di San Giovanni di Paparometta. Paparometta, questo termine ci dice che molto probabilmente ha un'origine greca, e quindi la presenza di un fondaco, la presenza di una chiesa, la presenza anche qui di una sorgiva e anche la presenza di diverse mandre per il ricovero degli animali ci dicono chiaramente che anche questo doveva essere un luogo strategico di estrema importanza. Roberto, lo vuoi dire tu questo? Perché anche qui confluivano diverse strade. Esatto, da qui passava la Via Magna, sempre l'asse viario principale che da Catania conduceva a Messina. fino a Messina. E alla nostra sinistra, eccolo qui, da qui partiva il Passaturi, una sorta di collegamento tra strade, quella appunto comunemente chiamata Via Magna che portava a Messina, quella più a monte che invece collegava Catania a Randazzo. Il monte che abbiamo di fronte invece? Quello è il Monte Ilice, che l'abbiamo già visto nell'episodio in cui si parlava della Gurna di Messina. Della Gurna di Messina, I due monti e di Montegorna. E Montegorna, sì. A proposito della Via Magna, a cui avevamo accennato prima, ci troviamo in questo momento in un tratto dell'antica Via Magna, che adesso non viene più utilizzato perché nel corso dei secoli la viabilità è cambiata. La strada infatti è più a fondovalle, per questo motivo il tratto appare così, ma come Giuseppe sta facendo vedere in questo momento possiamo scorgere un bel panorama, perché vediamo la costa, ci troviamo
adesso a ridosso della zona chiamata San Giovannello, la vecchia via San Giovannello, che costituiva appunto la via Magna, questo che si intravede in Monte Rosso, e diciamolo un po' perché non fu più utilizzata questa parte di strada, perché con l'eruzione del 1634 sostanzialmente la via Magna venne tagliata e quindi si preferì iniziare a tracciare un altro asse viario un po' poco distante, che andava più a valle e che oggi passa proprio dall'odierno agglomerato urbano di Fleri. Ecco perché questo tratto di strada non venne più utilizzato.